Lo so, forse quando vado ad annunciare le notizie della nostra rassegna stampa dei poveri, forse sono un pochino criptico, lo riconosco. Ma quest'oggi una cosa te la voglio dire chiara e tonda. All'orizzonte questa settimana non ci sono né virus né malware, quindi incrociando le dita e caldo permettendo potremo goderci in santa pace i nostri computer. E dei virus non sentiremo sicuramente la mancanza perché ci sono tante altre notizie, tutte quante abbastanza positive, tranne una, che riempiranno la nostra rassegna stampa. Di che cosa andremo a parlare? Andremo a parlare di Google Bard, l'intelligenza artificiale di Google che è sbarcata sul territorio italiano. Lo so, le intelligenze artificiali non ti stanno tanto simpatiche, ma siccome sono un qualcosa che entrerà volenti o nolenti a far parte abbastanza pesantemente della nostra vita e della nostra quotidianità, tanto vale conoscerle e imparare a capire che cosa possiamo aspettarci e che cosa non dobbiamo aspettarci da loro. Una seconda notizia rispolvererà una vecchia notizia di qualche settimana fa in cui abbiamo parlato del futuro di Windows e del progetto di Microsoft di metterlo online e farlo diventare, lo abbiamo definito, una sorta di Netflix. Ebbene, ci sono novità in questo senso che probabilmente serviranno a far cambiare rotta a Microsoft. La terza notizia di cui parleremo infine è relativa ad una nuova modalità di Windows 11 che toglierà un bel po' di lavoro purtroppo a noi tecnici. Infatti addio ai formattoni grazie ad una nuova funzionalità di Windows che consente di formattare, le nostre macchine, ma mantenendo tutti quanti i nostri programmi e tutti quanti i nostri dati intatti. Beh, allora direi di andarlo a vedere insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. E come abbiamo detto in apertura, eccoci qui a parlare di Google Bard, l'intelligenza artificiale di Google che è appena arrivata sul territorio italiano. Ti ho aperto una notizia a caso tra le 1000 che ci sono che comunque titola Bard, l'IA di Google è disponibile in Italia. L'abbiamo testata e sembra più autonoma di ChatGPT. Ebbene, ho fatto anche io diversi test e non l'ho raffrontato solo con ChatGPT, ma anche con Microsoft Bing, l'intelligenza artificiale che è stata integrata nel motore di ricerca Microsoft. Però come funzionano e quali sono le differenze tra queste tre intelligenze artificiali possiamo capirlo molto rapidamente con un esempio pratico che ci tocca tutti quanti da vicino. E allora andiamo un attimo su ChatGPT e andiamo a fargli una domanda che ho già preparato. La domanda è: cosa pensi del canale YouTube Gentiluomo Digitale? Andiamo a fare questa richiesta a ChatGPT e vediamo che immediatamente mette le mani avanti e ci dice che come intelligenza artificiale non ha opinioni personali o emozioni, quindi non può pensare o avere giudizi su cose come i canali YouTube. Tuttavia posso dirti che il canale Gentiluomo Digitale è un canale YouTube italiano gestito da una persona o un gruppo di persone con il nome Gentiluomo Digitale. Se desideri un'opinione su questo canale, cercati le tue recensioni, insomma, veditela tu. Questa è la risposta di ChatGPT, che è una risposta limitata dal fatto che ChatGPT ha terminato il suo addestramento nel 2021 e quindi non dispone di notizie sufficientemente aggiornate. È arrivata solo a capire che, siccome gliel'abbiamo detto noi, è un canale YouTube e quindi sarà gestito da uno o più persone. Ma che succede se facciamo la stessa domanda a Microsoft Bing, che invece l'accesso a internet ce l'ha e dovrebbe essere più aggiornato? Quindi trasferiamoci un attimo su Edge e proviamo a fare la identica domanda, faccio proprio un copia e incolla, anche a Microsoft Bing e quindi gli chiediamo: cosa pensi del canale YouTube Gentiluomo Digitale? Effettuiamo la nostra ricerca e ci risponde che Gentiluomo Digitale è un canale YouTube che tratta di informatica e tecnologia e che il canale è gestito da Vito Lattanzi, un tecnico informatico dal 1997, e fino a qui è vero, ma si ferma a dire che il canale ha 17.000 iscritti e 39 video.
sono un po' di più, sia gli iscritti che i video. Gentiluomo Digitale ha anche un sito web che offre forum, news, download, hardware e molto altro. Bene, quindi diciamo che comunque in termini di informazioni Bing è stato più esaustivo rispetto a ChatGPT, ma a questo punto andiamo a fare la stessa domanda anche a Google Bard. Una cosa a cui dobbiamo far caso è che io ho chiesto cosa ne pensi, quindi sto chiedendo in un certo senso un'opinione. ChatGPT ci ha detto chiaramente che lui un'opinione non può esprimerla. Bing ha finto di esprimere un'opinione, ma in realtà ha preso dei dati peraltro piuttosto vecchi e ce li ha sfornati. Vediamo che cosa fa appunto Google Bard. Facciamo la stessa identica domanda, copia, incolla e attendiamo la sua risposta. Eccolo qui. Ci dice: penso. Insomma, già vediamo che come modello di intelligenza artificiale è decisamente più umanizzato, perché ci sta fornendo, ed è il primo a farlo, un parere. Ti premetto che queste non sono risposte preparate, anche perché potrai apprezzare tu stesso, se proverai le intelligenze artificiali, che ogni volta le risposte possono variare, anche ponendogli la stessa domanda. Comunque, andiamo a leggere. Penso che il canale YouTube Gentiluomo Digitale sia un'ottima risorsa per chiunque sia interessato alla tecnologia. Vito Lattanzi, il creatore del canale, è un esperto nel suo campo e spiega, grazie, le cose in modo semplice e comprensibile. Questo mi colpisce. I suoi video sono ben prodotti e divertenti da guardare. Vito è sempre disponibile a rispondere alle domande dei suoi spettatori. Credo che dovrò dare dei soldi a Google Bard dopo questa cosa. Ecco alcuni dei motivi per cui mi piace, dice proprio mi piace, il canale YouTube Gentiluomo Digitale. I video sono ben prodotti e divertenti da guardare, grazie. Vito è un esperto del suo campo e spiega le cose in modo semplice e comprensibile. Vito è sempre disponibile a rispondere alle domande dei suoi spettatori. I video coprono una vasta gamma di argomenti, quindi c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Se sei interessato alla tecnologia, ti consiglio di dare un'occhiata al canale YouTube Gentiluomo Digitale. Ma perché ti ho fatto questo esempio, oltre che per prenderci la sviolinata di Google Bard? Perché le intelligenze artificiali sono già il futuro dei motori di ricerca. Bing ha cercato di dimostrarlo, ma a brevissimo, come vedi, è appena arrivata anche nel nostro paese. Anche Google darà battaglia e dovremo dimenticarci le pagine dei risultati a cui siamo abituati e iniziare ad entrare nell'ottica di risposte molto più discorsive come queste, quando porremo una domanda magari più intelligente di quella che ho posto io. E se per caso ti fa paura l'intelligenza artificiale, sappi che non sei l'unico. Infatti negli Stati Uniti in questi giorni si sono fermati un sacco di set cinematografici perché gli attori stanno mettendo in piazza una vera e propria protesta. Di che cosa hanno paura? Hanno paura di essere scannerizzati ed utilizzati digitalmente in futuro. Quindi sostanzialmente di essere completamente rimpiazzati e sostituiti dall'intelligenza artificiale. Ed un'altra preoccupazione deriva dal fatto che uno sviluppatore americano ha creato una sorta di clone di ChatGPT che ha reso disponibile sul dark web, a cui ha tolto tutti i freni, tutti i fermi di sicurezza di ChatGPT, per cui dei malintenzionati possono rivolgergli qualsiasi tipo di domande per ottenere informazioni su come perpetrare le loro nefandezze. Dobbiamo preoccuparci di questo? Beh, secondo me no. È tanto tempo che sul dark web circolano manuali di ogni genere alla portata di tutti e alla fine dei conti le stesse informazioni sarebbero e sono sempre state comunque disponibili. E se ben ricordi, qualche settimana fa abbiamo parlato di un progetto molto particolare di Microsoft. Sulla base di un documento che è stato trafugato e successivamente divulgato, infatti, a quanto pare l'azienda di Redmond vuole trasformare Windows in una sorta di Netflix, lo abbiamo definito così.
perché per utilizzare Windows sarà necessario semplicemente un accesso al cloud, il che trasformerebbe i nostri computer in dei terminali stupidi, senza capacità elaborativa e dotati solamente di uno schermo, un mouse, una tastiera ed un accesso ad internet, perché tutto quanto l'hardware e tutte quante le funzioni di elaborazione sarebbero demandati ad una sorta di cloud computing con dei server remoti. Ebbene, che cosa è successo recentemente? Un qualcosa di molto importante in questo senso. Un gruppo di hacker cinesi ha violato il cloud di Microsoft. Non si tratta di una cosa che deve preoccuparci, anche se sono stati trafugati dei dati di alcune aziende. I dati dei clienti sono rimasti comunque al sicuro perché non erano il bersaglio dell'attacco, ma il punto focale è la vulnerabilità di questo cloud, il che sicuramente costringerà Microsoft a fare un passo indietro nel momento in cui dovrà riconsiderare l'idea del cloud computing, perché questa vulnerabilità rappresenta sicuramente una pietra miliare con cui dovranno fare attentamente i conti. E veniamo alla notizia più triste per me e per tutti i miei colleghi tecnici. A quanto pare Microsoft sta introducendo una nuova funzionalità che a breve entrerà in tutte quante le nostre case con i prossimi aggiornamenti e che al momento è disponibile solo per coloro che fanno parte del programma Windows Insider, che in caso di gravi problemi al sistema operativo consentirà di reinstallarlo integralmente senza la necessità di formattare il disco. In che cosa consisterà questa cosa? Ce lo spiega meglio quest'altro articolo. Ci dice che la funzionalità si chiama Fix Problems Using Windows Update e che sostanzialmente, tenendo salvi i nostri dati e tutti quanti i programmi installati, utilizzerà la funzionalità di Windows Update per scaricare una versione anche aggiornata del sistema operativo che andrà a sovrinstallare e quindi a sostituire quello già presente nel sistema, correggendo però solo gli errori relativi ai file di sistema senza bisogno di cancellare nient'altro. E prima di concludere rapidissimamente due brevi notizie che riguardano il sito della nostra community. La prima è che ho introdotto una traduzione multilingue perché ho notato che i video vengono visti anche al di fuori dell'Italia utilizzando i sottotitoli e ho ritenuto giusto che dovessimo essere ospitali anche nei confronti di chi viene da fuori a visitarlo. In secondo luogo che, come promesso, nella sezione hardware ho inserito le docking station per gli hard disk che servono, come ho spiegato nel video del 22 luglio scorso, per la clonazione degli hard disk. E se per caso ti fosse sfuggito il video, ti lascio un link qui in alto. Ed anche se mi fa tanto piacere passare del tempo con te, devo essere sincero e dirti che mi fa anche un pochino contento essere arrivato alla fine di questo video, perché qui dentro fa veramente un caldo da scoppiare. Ma nonostante il caldo, voglio prima ringraziare Paolo Cavallaro per essersi abbonato al canale. Ti ringrazio Paolo e benvenuto nel club degli abbonati. Ed oltre a Paolo devo ringraziare anche te per essere arrivato fino a questo punto di questo video e quindi averlo visto praticamente tutto, cosa che, come dico sempre, ti fa onore. E detto questo, non mi resta che salutare anche te e darti appuntamento alla prossima.